Oggi è un argomento non semplice da trattare perché a volte questo argomento è stato divisivo e spesso mal compreso, ci sono delle grosse concessioni alle dottrine religiose, anche se magari non necessariamente studiate, però sicuramente ereditate culturalmente nell'ambiente in cui siamo cresciuti e che hanno trascinato con sé tutta una serie di idee su questo tema, su questo argomento. Quindi oggi magari ne approfittiamo per fare un po' di chiarezza, non solo da un punto di vista così, diciamo, di contenuto storico, di riferimenti esoterici, ma secondo me può essere molto interessante anche uno sguardo all'esperienza pratica, perché per quanto terrore o timore si possa avere nei confronti del mondo oscuro, del lato demoniaco, nessuno di noi è totalmente scevro da un rapporto con queste energie e cercheremo di arrivare a inquadrare questo punto, che secondo me è un buon punto di partenza per far capire alle persone che in alcuni casi, con i dovuti distinguo e soprattutto con la giusta cautela, un confronto con queste energie oscure è auspicabile, o quantomeno non è sbagliato di principio, e potrebbe risultare utile al progresso interiore, potrebbe diventare un ottimo movente per la propria crescita, però ci arriveremo nel corso di questo discorso. Innanzitutto mi piacerebbe partire dalla considerazione della universalità e della piena trasversalità di questo argomento, cioè la rappresentazione di energie oscure che incarnino alcuni aspetti che terrorizzano la coscienza dell'uomo e che ne delineano l'angoscia nei confronti di alcune parti, di alcuni aspetti dell'esistenza, è un tema archetipale, universale, che troviamo nelle culture più antiche, dall'Africa all'America meridionale e centrale, lo troviamo dall'estremo oriente all'Asia e sud-est asiatico, in tutti i popoli antichi della nostra cara Europa e poi anche ovviamente nelle grandi religioni del monotheos che si sviluppano più vicini a noi nel tempo, negli ultimi 2 millenni, diciamo sostanzialmente. Quindi siamo in presenza di una rappresentazione archetipale di componenti oscure che includano il grande concetto del male. E questo è sicuramente il primo punto di riferimento. Anche se qui non voglio usare la parola male, che è già una parola scomoda e ambigua perché trascina con sé tutta una serie di riferimenti culturali, eccetera, non la voglio usare con un'accezione morale come quello a cui siamo normalmente abituati. Magari concentriamoci prima sugli aspetti più antichi, che sono quelli che hanno terrorizzato l'uomo fin dalle origini. L'uomo primitivo proprio, un mondo sconosciuto, una natura inquietante, intrisa di pericoli potenzialmente, e soprattutto poi quando siamo di fronte all'ignoto subiamo questa duplice attrazione e repulsione, no? Cioè l'ignoto ci attrae proprio perché vorremmo conoscerlo, ci respinge perché non conoscendolo lo temiamo. È chiaro che all'interno di madre natura si celino tante meraviglie quanti pericoli e l'uomo delle origini non può che confrontarsi con questi. Inoltre vi sono anche alcuni grandi temi esistenziali, per esempio la comprensione del fatto che noi siamo mortali, ma che non sappiamo quale sia la nostra data di scadenza, ci pone di fronte allo scorrere del tempo con il sentimento dell'angoscia. L'angoscia per lo scorrere del tempo origina una delle più antiche rappresentazioni del mondo oscuro, che è legato alla morte intesa proprio come mortalità, prima ancora che all'evento morte, e a tutta la tragicità che trascina con sé il tema della scomparsa, magari repentina, magari improvvisa. Ora, questi elementi, vedete, sono antecedenti a qualunque formulazione di ordine morale, cioè precedono la concettualizzazione di che cosa sia il bene e che cosa sia il male. Forse perché da un punto di vista fisiologico ogni essere umano inizialmente nella fase neonatale, non avendo ancora strumenti per concepire razionalmente e moralmente il bene e il male, sa che cosa siano il piacere e il dolore. E quindi potrebbe associare il piacere al bene, benessere, e il dolore al male, la mancanza, il lutto, la ferita, la privazione, il trauma. Ora, questo già si fissa a livello, direi, addirittura fisiologico, come uno dei paradigmi nella coscienza umana che distingue il bene dal male. Ma poi troviamo ovviamente all'interno di questi paradigmi delle estensioni. Pensiamo al rapporto tra la luce e le tenebre, a proposito di ignoto o di conosciuto o conoscibile. Dove interviene la luce, il mondo prende colore. I colori esistono come fenomeni della luce,
i contorni vengono definiti in maniera più netta, le distanze sono chiare e quindi il senso della vista consente un orientamento. La privazione della vista, o quindi l'avvento della tenebra, genera invece, proprio attraverso la mancanza della vista, quel senso di incertezza, di precarietà, di grande insicurezza. Come ci si muove al buio, no? Cercando di usare le mani al posto degli occhi, i passi incerti, l'eccesso di cautela. Allora, tutto questo chiaramente, che cosa si nasconde nel buio che io non vedo? Che cosa potrebbe mettere in pericolo la mia esistenza che io non veda? Ora, questo è un'estensione del paradigma, no? Si passa da piacere e dolore come sensazioni fisiche o psicologiche a qualcosa invece che comincia ad avere a che fare con il tema della vista. E quindi si comincia a fissare l'idea che il bene consista nella luce e in ciò che può essere visto, anticipando perciò eventualmente l'avvento di un pericolo. E il male invece associato a ciò che non può essere visto. E siccome noi non vediamo ordinariamente ciò che accade alle nostre coscienze o ai nostri corpi dopo la morte, è chiaro che la paura nei confronti della morte si salda all'angoscia nei confronti dello scorrere del tempo. Vediamo quindi delle antichissime figurazioni o rappresentazioni presenti ovunque che pescano dai tratti più inquietanti del regno animale: tentacoli, squame, corna, artigli, fauci, tutto quello che nel mondo animale può essere interpretato come pericoloso o allarmante diventa un'immagine della rappresentazione di antiche potenze. Potenze antichissime che si radicano nelle forze oscure di madre natura, dove tutto mangia e viene mangiato, dove la predazione è uno dei modi di garantire la sopravvivenza, sempre a scapito di qualche altro essere vivente. Cosa che vale dal mondo delle cellule o dei batteri fino addirittura al macrocosmo, buchi neri che ingoiano intere galassie o pianeti o sistemi solari, in una apparentemente caotica battaglia continua per la sopravvivenza, per la resistenza. Si può dire che biologicamente addirittura la vita consista nella colonizzazione di spazi, oltre che nella perpetrazione della propria specie. E questo non può che avvenire a scapito di qualcun altro. È anche vero però che in questa immensa battaglia tra le forze della vita si saldano anche alleanze e si creano armonie, equilibri che rappresentano l'aspetto luminoso, solidale, empatico, no? Tra le forze della natura, che poi noi vediamo riverberato in alcuni aspetti della nostra coscienza. Ora, questo lo dico perché abbiamo delle iconografie antiche a livello collettivo, dicevo dall'Africa al Sud America fino all'Asia e l'Estremo Oriente, che pescano da questi tratti apparentemente allarmanti o pericolosi del mondo animale per delle rappresentazioni di queste potenze oscure che stanno sospese a metà strada tra aspetti naturali e aspetti psicologici, o che rispecchiano nella psiche alcuni dei timori o delle emozioni che abbiamo nei confronti delle forze della natura. Perché anche una tempesta, un fulmine, anche una mareggiata, la potenza del vento, potevano essere eventi estremamente destabilizzanti e perturbanti nella psiche dell'uomo antico, come potrebbero esserlo ancora oggi nella psiche di un bambino, per esempio, finché qualcuno non cerca di rassicurarlo o di spiegargli che quello che sta succedendo è temporaneo, è transitorio. Insomma, io credo che questa sia una introduzione molto generale per farci capire che che il rapporto che la nostra coscienza intrattiene con l'ambiente circostante non è scevro dal senso di pericolo e da tutte le emozioni che ne derivano. Alcuni hanno notato, per esempio Rudolf Otto, in un magistrale saggio intitolato Das Heilige, cioè il sacro, ha notato che la manifestazione del sacro, che è qualcosa anche di difficile da definire, ma di cui chiunque ha una intuizione, è polarizzata tra l'emozione della meraviglia e l'emozione del terrore. Questo ci porta a Freud e all'idea quasi come movente di molti dei processi psichici all'interno della coscienza umana, del concetto di perturbante, cioè di ciò che è in grado di creare una turbolenza, una discontinuità nella nostra quiete. Questa turbolenza o discontinuità accende la spia. Esattamente come noi siamo più inclini a farci delle domande quando siamo nella malattia anziché nella salute. Percepiamo la salute come scontata, come condizione ordinaria. E una menomazione o un periodo in cui non stiamo bene spicca rispetto a questo continuum. Certamente da un punto di vista logico non sarebbe corretto, ma è corretto semplicemente per il fatto che noi ci percepiamo mediamente nella nostra vita come sani o equilibrati. E quindi l'interruzione della salute o dell'equilibrio genera questa discontinuità. Qual è l'evento apicale
che rappresenta la discontinuità nel continuum della vita, per eccellenza la morte. E quindi intorno alla morte si costellano poi tutte le simbologie che mostrano questi due aspetti del sacro, quello che ci terrorizza e poi quello che ci consola o ci salva, la luce che viene in soccorso, l'idea di proiettare la vita come continuità al di là dell'evento morte, il paradiso, la reincarnazione o qualunque altra idea possa essere stata portata avanti da dottrine sapienziali antiche, cerca di contrastare l'orrido vuoto, l'horror vacui, nei confronti di una morte che finisca tutto, no? Che rappresenti proprio solo lo spegnimento del sintomo della vita. A proposito di morte, difatti è proprio nei riti funebri che abbiamo qualcosa di interessante da cui pescare per ricostruire un po' filologicamente il tema dei demoni nell'Occidente più vicino a noi nel tempo. Pensiamo ai funerali dell'antica Grecia, dove i maschi e le femmine entravano divisi, separati in gruppi. I maschi entravano ben vestiti, ben acconciati, ordinati, con un gesto di saluto alzando la mano destra, e a turno tessevano le lodi del defunto, magari raccontando episodi della vita o lodandone le qualità in vita. Le donne entravano scapigliate, con le vesti stracciate, disordinatamente, e iniziavano a mettere in scena la disperazione per questo evento di discontinuità. Questa messa in scena ovviamente avveniva stracciandosi ulteriormente le vesti, colpendo il proprio viso, il proprio corpo, e gridando, soprattutto attraverso dei gridi o dei lamenti strani, che in Grecia andavano sotto il nome di goos. Goos, etimologicamente, è un suono stridulo. Questi lamenti, questi suoni striduli, servivano in realtà non come poi accade con le eredi di questo rito, che sono le prefiche, che abbiamo avuto anche in Italia, in Meridione, fino a pochi anni fa, non una messa in scena enfatizzata del lutto, della disperazione nei confronti della morte, ma servivano invece ritualmente a orientare l'anima del defunto. Perché l'idea di base era che l'anima del defunto si trovi in un periodo di temporaneo disorientamento dopo la morte, non sapendo esattamente dove andare, e che queste donne, attraverso queste grida stridule o questi gemiti lamentosi, imitassero i suoni provenienti da Adem, cioè dal regno dei morti, e quindi indirizzassero l'anima psiche verso la sua nuova destinazione, il regno dei defunti, delle anime dei morti. Dalla parola goos viene la parola goeteia, che per lungo tempo, fino intorno al secolo VI a.C., goeteia indica nell'antica Grecia la magia, la pratica magica. Goos, il lamento, goeteia, poi questa parola a partire dall'avvento della filosofia, quindi quando la Grecia comincia a concedere maggior fiducia alla razionalità, Talete, Anassimandro, Anassimene, i primi fisici, VI-V secolo a.C., Platone, eccetera, nasce, diciamo, quel percorso che edificherà la ragione in Occidente, e allora la parola goeteia cambierà significato e da pratica magica diventerà sinonimo di inganno, truffa. Molto interessante questo passaggio perché nelle periferie delle città o addirittura fuori dalle città, nelle selve, abitavano questi praticanti, i Goos, che si dedicavano alla stregoneria, alla divinazione, alla necromanzia, alla pratica magica, e quando si inizia a investire in logos, cioè fiducia nella ragione, nella logica, questo andrà a detrimento della fiducia nella pratica magica, che verrà vista quindi come una buffonata, un inganno, qualcuno ti vuole prendere in giro. La vecchia magia è quella che forse è fatta da qualcuno che ti vuole fregare. Ma come guida delle anime al regno dei morti, la parola goos e poi per esteso il termine goeteia lo ritroveremo nel Rinascimento come titolo del primo libro della clavicola Salomonis. Il Lemegeton è uno dei più importanti e conosciuti grimori di magia rinascimentali. Il primo di questi libri si chiama Goezia e la Goezia è dedicata ai demoni. Anche se in quel testo non sono chiamati demoni, sono chiamati spiriti. Goezia, che normalmente viene tradotto con grido o urlo, è la parola che viene da Goos e Goeteia. Quindi abbiamo ricostruito filologicamente l'origine del più importante testo, più conosciuto testo occidentale di demonologia. Non è ovviamente il primo testo di demonologia, dobbiamo andare indietro nel tempo per trovare dei trattati demonologici. Guardate, è appena uscito, ve lo faccio vedere qui, il Testamento di Salomone. Spero che si veda. Un libricino sottilissimo.
Il Testamento di Salomone è un testo importantissimo nel contesto giudaico-cristiano della primissima stagione dell'era cristiana. È un testo composto tra il secondo e il terzo secolo d.C., quindi molto antico, in cui si narra una vicenda interessante che si appoggia all'archetipo di Salomone e al suo magico anello che serviva per legare i demoni, in cui viene narrata la storia della costruzione del Tempio di Re Salomone. I lavori della costruzione del Tempio, che è un'opera pensata da Dio, ma messa poi ovviamente realizzata, diciamo così, dall'uomo, vede all'opera una serie di operai. Uno di questi, un giovane a cui, diciamo, che stava particolarmente a cuore a Salomone, questo giovane comincia a deperire, comincia a mostrare dei segni di deperimento, debolezza, fiacchezza, pallore. Salomone a un certo punto gli chiede che cosa ci sia che non va e lui dice apertamente che viene visitato ogni notte da un demone. La visita di questa notturna di questo demone, che avviene con un modo particolare, viene descritto nel testo come se il demone gli succhiasse il pollice di notte. Poi possiamo anche pensare che questa sia una metafora edulcorata per indicare qualcos'altro, che poi nella letteratura medievale, con i succubus e gli incubus, no, assume invece apertamente una dimensione sessuale, tipica delle epoche in cui c'è stata grande repressione, no, dell'energia sessuale. Succhia il pollice e quindi lui perde energia. Adesso la sto ovviamente un po' fiabizzando e accorciando. Fatto sta che Salomone chiede a Dio un consiglio su come aiutare questo giovane. Dio manderà un angelo a Salomone che gli consegnerà il fatidico anello di Re Salomone, attraverso il quale possono essere legati i demoni. Allora, in questo Testamento di Salomone abbiamo uno dei primi trattati occidentali di demonologia, perché Salomone, consegnando l'anello al giovane e dicendogli quindi che grazie all'anello non sarebbe più stato vittima del vampirismo di questo demone, vampirismo energetico di questo demone, riuscirà anche a far sì, scagliando l'anello sul petto del demone, che il demone venga convocato al cospetto di Salomone. E Salomone interroga il demone: come ti chiami? Da dove vieni? Quali sono i tuoi poteri? Insomma, così inizia la storia occidentale della classificazione dei demoni per nome, area dell'astrale in cui possiamo trovarli e qualità, proprietà, caratteristiche. Ovviamente la cosa più interessante è che una volta che lui ha legato tutti i demoni, li metterà al servizio della costruzione del Tempio, il che è un finale straordinario per insegnarci una cosa: se il Tempio è una metafora dello spirito, dell'uomo o dell'umanità intera, non è solo Dio come progettista, diciamo così, e gli esseri umani come esecutori materiali, diciamo così, a occuparsi del Tempio. Devono collaborare anche i demoni, le forze oscure messe al servizio di un'opera più grande. Questa è una favola sull'integrazione, in un certo senso, se ci pensate. Ed è molto, molto interessante. Straordinario. Per essere, sì, per essere così antica. Stiamo parlando di un testo di 1700 anni fa, 1800 anni fa, quindi è straordinario. Chiaramente quando ci troviamo di fronte a un testo come Goezia abbiamo una classificazione dei demoni per nome, ogni nome è associato a un sigillo, e questa ancora oggi è una demonologia largamente praticata e conosciuta. La magia cerimoniale nel caso della Goezia tratta i demoni come si faceva nel tardo medioevo, e cioè queste potenze che sono inferiori all'uomo. Cosa vuol dire inferiore all'uomo? Che l'uomo ha il diritto di comando su queste forze. Queste potenze possono essere evocate per essere messe al servizio dell'uomo, poiché hanno delle qualità che all'uomo possono essere utili e servire. Ma tutto l'atteggiamento che attraversa la Goezia è usare i nomi di Dio o le potenze angeliche per minacciare i demoni. Il demone viene minacciato. In nome di questo Dio, in nome di questo angelo, in nome di questo arcangelo, tu devi presentarti al mio cospetto e ti devi manifestare. Era molto importante all'epoca, o sembra che fosse molto importante all'epoca, una manifestazione visibile del demone. Quasi come se la coscienza medievale avesse bisogno di quella prova per essere certi del risultato. E i vari riti di Goezia sono una escalation graduale di minacce e torture nei confronti dei demoni, in modo che, con la minaccia di essere di nuovo precipitati nell'abisso, nel lago asfalto, dove tutto brucia, dove arde, con questa idea della dannazione, della condanna ripetuta, eccetera, il demone sia forzato a manifestarsi.
Ora, questo tradizionalmente lo possiamo capire perché il contesto culturale del tardo Medioevo e del Rinascimento è nel pieno di quella formula della separazione tra luce e tenebre, tra bene e male, tra angelo e demone, che ha attraversato e ha sostenuto il grande impianto teologico del cristianesimo. Quindi non ci deve stupire. Gli aspetti tecnici più interessanti riguardano per esempio il fatto che si insista sulla nomenclatura, e questo noi lo abbiamo già addirittura nei Vangeli. Qual è la prima cosa che al posseduto viene chiesta, no? Da Gesù stesso? Cioè al posseduto, al demone che possiede l'anima del posseduto, viene chiesto dimmi il tuo nome, e da lì la famosa risposta il mio nome è legioni, no? Che rappresenta la moltitudine. Anche gli angeli sono una moltitudine, ma si distingue tra schiere angeliche o cori angelici, no? Soprattutto poi nell'ermetismo, nel neoplatonismo, dalle legioni dei demoni, che sono organizzate secondo la corte, il re, il duca, il conte, il marchese, ciascuno con un tot di legioni. Si è speculato sul numero delle legioni, cercando significati simbolici, ma con scarsi risultati, perché potrebbero essere anche, diciamo, non abbiamo troppe certezze, perché a seconda dei testi, che poi esplodono in una vera fioritura a partire dall'inizio dell'illuminismo, e non a caso, secondo me, perché è l'epoca della fiducia nei lumi, e quindi si intensifica l'ombra, diciamo che possiamo trovare delle variazioni, no, nel numero delle legioni, quindi lascia il tempo che trova a concentrarsi su quei numeri. Così come, secondo me, lascia il tempo che trova un po' la ricerca etimologica dell'origine dei vari nomi, in alcuni casi riconducibile a qualcosa di certo, in altri casi molto più incerta, può lasciare un po' il tempo che trova. Una volta che sappiamo che ogni demone è rappresentato nel suo contenuto identitario di proprietà, di qualità, di caratteristiche, da un nome e da un sigillo, è come se avessimo il documento di identità e il numero di telefono dell'entità in questione, quindi è come se avessimo la possibilità del contatto, no? E, ovviamente io credo che la complessità raggiunta dalla descrizione dei demoni, che sono 72 nella Goetia, un numero, questo sì, non casuale, perché rappresentano sezioni di 5 gradi dello zodiaco, un tempo sufficiente per vedere la variazione, a un occhio attento, per vedere la variazione dell'inclinazione della luce solare nel corso di un anno. Vengono e provengono da questa, quello che abbiamo detto all'inizio, da questa sensazione generalizzata e collettiva del mysterium tremendum, no? Cioè del rapporto con il mistero della vita e dell'esistenza percepito come qualcosa di perturbante, che allo stesso tempo affascina e terrorizza. Però poi assume, man mano che l'edificio della ragione si completa, assume tutta questa differenziazione, no? Che si estrinseca in nomi, in simboli, che in questo caso giustamente chiamiamo sigilli, no? E che sembra, alla fine, al di là del fatto che l'individuo che evocava i demoni, o gli spiriti, come sono chiamati dalla Goetia, avesse l'intento di appropriarsi di quelle proprietà, di quelle facoltà, in realtà sembra un grande sistema di controllo o di conoscenza di aspetti della psiche. Forse lo abbiamo detto nel nostro ultimo video insieme, Claude, correggimi se sbaglio, che Crowley nell'introduzione alla Goetia scrive, quindi siamo già in un'epoca vicina a noi nel tempo, che i demoni della Goetia sono porzioni del cervello umano, no? Mm-hmm. E questa serie di entità non vanno però, grazie a questa frase, non vanno scambiate solo per contenuti psichici. Questo, io vi invito a rivedere quel video su Crowley della settimana scorsa, è uno dei motivi per cui la razionalizzazione, figurati, la razionalizzazione portata avanti dalla psicoanalisi ha consentito anche di vedere in queste entità non solo delle intelligenze più o meno autonome esterne alla psiche umana, ma anche un rispecchiamento di alcune delle parti che la psicoanalisi chiamerebbe inconscio. Noi però nel fare questa operazione di psicoanalizzazione e quindi di razionalizzazione del mondo demoniaco, non dovremmo, esattamente come se parlassimo di angeli, non dovremmo limitarci a rinchiudere queste potenze all'interno della sfera psichica umana, perché non è affatto detto che leggerli come potenze interne alla psiche o settori dell'inconscio personale e collettivo non significa affatto che non esistano anche come entità o come forme di intelligenza esterne alla coscienza umana. E qui veniamo a un argomento secondo me molto interessante, che è quello di cercare di capire un po' che cosa sia l'origine dei demoni, no? Effettivamente questo resta un punto ancora molto dibattuto, molto oscuro. La mia personale idea è nata sulla scorta di esperienze. Io ho avuto rapporti con queste entità perché in giovane età mi sono impegnato in questa forma di rituali, di contatti. Poi semmai ne possiamo parlare un po'.
La mia idea è che queste energie preesistano all'essere umano, quindi che rappresentino qualcosa di più antico dell'uomo. E ovviamente non sono l'unico a pensarla così. Che cosa vuol dire preesistano? Esattamente come le forze della natura e del nostro pianeta sono preesistenti alla presenza dell'essere umano. Alcune di queste potenze naturalmente includono dei fattori fortemente disturbanti o perturbanti che hanno abitato la storia in alcune stagioni della preistoria, cioè di quel percorso dell'uomo primitivo prima della scrittura, prima delle strutture, e che potevano essere una espressione o una componente magari ereditata anche dal regno animale o condivisa con una parte del regno animale, che abbiamo gradualmente dovuto mettere da parte per consentire a noi il cosiddetto contratto sociale, cioè la convivenza tra etnie, tra gruppi. Se io penso per esempio al cannibalismo, e quindi se faccio l'esempio di una pratica che ha connotati rituali, molto antica, rinvenuta in Africa, rinvenuta in Sud America, rinvenuta in Centro America, eventualmente in Asia e in altre parti del mondo, è chiaro che io mi trovo di fronte a un archetipo. Posso parlare di questo atto come qualcosa di sconvolgente, se visto con la mente razionale e la morale di oggi, naturalmente. Ma ne conservo intatto il valore simbolico nel momento in cui, per esempio, vado a prendere l'Eucarestia durante la messa cattolica e, pur mangiando un'ostia, sebbene non ci venga dato il sorso divino, però so che sto mangiando la carne del Dio che si è fatto uomo. Quindi un richiamo potrei averlo con questo atto osceno del cannibalismo. O se penso alla necrofilia, un'altra componente rituale antica molto oscena, beh, io qui ho dei tratti che oggi la coscienza umana, non solo occidentale ormai, vedrebbe come patologia, vedrebbe cioè come una distorsione, una malattia della mente, ma che potrebbe avere nella storia e nel regno animale ancora di più una tale presenza da rappresentare una corda o una nota tonica che da qualche parte nel nostro inconscio è presente, magari nell'inconscio collettivo, ma è stata gradualmente segregata. Pensiamo anche alla violenza, violenza carnale, a qualunque livello, la prevaricazione attraverso la forza bruta. Queste sono cose che noi abbiamo visto gradualmente, abbiamo cercato gradualmente di segregare per consentire un livello di armonia maggiore all'interno di società sempre più organizzate, ma da cui non siamo liberi ancora oggi perché? Perché molto spesso la cronaca nera, come sappiamo, ci presenta il conto di energie non integrate, cioè di potenze che potrebbero esplodere in certi momenti all'interno della nostra psiche in maniera del tutto incontrollata e imprevista e condurre la persona non educata spiritualmente a compiere delle azioni di cui poi è costretto a pentirsi. Allora, abbiamo in questi esempi, adesso io ci ho scritto proprio un libro, se volete indagare, che si chiama Scavando nell'ombra, è il mio ultimo lavoro, dove metto in relazione aspetti della sessualità, del male e della morte per tracciare un percorso sulle radici antiche ma rinnegate della psiche collettiva. Ma l'ambiguità del mondo demoniaco è quello di porsi come evento di frontiera della coscienza razionale. Gli stati di ebbrezza, di estasi, a cui alcuni sono portati, altri invece li vanno a ricercare con l'uso delle droghe, per esempio, o di sostanze psicotrope, o di altre attività, un certo tipo di eros, lo stress fisico fino alla trance agonistica, la danza, la musica. Ecco, diciamo la varia e variegata gamma di opzioni per riuscire a destabilizzare il carceriere, no, dell'io e la veglia conscio-razionale che spesso sembra una pentola a pressione senza valvola e finisce per pesarci un po'. Ecco, questo è un giocare sulle frontiere, no? È un giocare un po' ai limiti, proprio perché la coscienza è statica, non è più integrata nella società contemporanea. Quindi o ci sono delle piccole occasioni in cui metterla in scena, magari consumati individualmente o in piccoli eventi collettivi, un rave party, una partita di calcio molto sentita, che ne so, qualcosa diciamo di eventi collettivi che tirino fuori molte energie dall'inconscio, altrimenti noi normalmente non riusciamo né a indagare né a integrare queste energie e questo potrebbe essere parte del problema stesso. La nostra tendenza a valutare come patologiche immediatamente patologiche, quindi degne di medicalizzazione o di farmaci, alcuni stati di coscienza. Questo potrebbe essere parte del problema.
Stati di coscienza che magari in altre culture, pensiamo al visionario. Il visionario non è detto che sia affetto da una forma di psicosi allucinatoria, perché esistono alcune culture che integrano l'esperienza della visione come un'esperienza spirituale. E quanto tempo, ancora oggi, ha impiegato o impiega la Chiesa per distinguere se un certo fenomeno straordinario è causato da una possessione demoniaca, nei casi più estremi, una patologia mentale, nei casi più comuni, o rarissimamente un miracolo, un intervento divino? Chi lo decide, quali criteri adotta, insomma c'è tutto uno studio Oh, dietro per cercare di venire in chiaro con le esperienze fuori dal seminato. Fuori dal seminato, letteralmente, il solco in cui inserire i semi era chiamato lirio. Quindi il delirio è letteralmente ciò che sta fuori oh, dal solco sì, sì. in cui mettere i semi, cioè fuori dal seminato, appunto. Ora, ora noi cerchiamo di razionalizzare questi eventi con le spiegazioni mediche, neurologiche, di igienizzarlo con le terapie psichiatriche, perché la dicitura malattia può aver sostituito quella del male nelle possessioni, che vengono ormai spesso relegate alla superstizione. Allora, o i demoni sono dei residui, degli scarti energetici di un processo di decantazione, di purificazione graduale della coscienza collettiva, che si impegna a segregare, contenere ed eventualmente sublimare queste energie oscure provenienti dalla natura o al di là della natura e che rappresentano il nostro lato oscuro. Oppure i demoni sono l'origine, l'antico, le cui radici sono in quel altro lato, come è stato chiamato anche il Sitra Akra, no? Cioè il lato sinistro, il lato in ombra della creazione, e mano a mano che noi facciamo luce sul mondo, spiegandolo, descrivendolo, cercando di controllare, manipolare le forze della natura, eccetera, e più l'ombra si infittisce. Esattamente come accade quando abbiamo un bel lampione di notte con una luce bella forte e se io sto camminando sul marciapiede la mia ombra è allungata e grigiastra se sono lontano dal lampione, quando passo sotto l'ombra diventa molto più fitta. Al crescere della luce la risposta è l'infittirsi dell'ombra. Questo forse spiegherebbe anche come mai nelle società più rigide, nel rapporto che la coscienza deve avere con i propri istinti, con le proprie pulsioni, con le proprie voglie, eccetera, eccetera, queste energie generano delle ombre più oscure. Proprio in quelle società, in quelle culture un po' più rigide, un po' più dure, Sì, possiamo sì. vedere emergere dei fantasmi più torbidi. Ecco, questo potrebbe essere un discorso generale, molto introduttivo, con però un paio di punti di riferimento un po' più tecnici, per approcciare questo grande regno dei demoni, per adesso appunto non ancora da un punto di vista pratico perché non ne abbiamo parlato, ma per avere un'idea. E, ora, nel tempo che rimane a nostra disposizione, Claude, io se hai qualche domanda o qualche cosa che vuoi chiedermi sono a disposizione. Sì, ecco, vorrei parlare un po' più del punto di vista pratico. Tu hai detto esperienze con loro, che cosa ci puoi raccontare in merito? Sì, allora innanzitutto devo dire che la ritualistica che ho attuato e le persone che conosco che hanno attuato ritualistica non può più essere propriamente quella della Goezia. Io non mi interfaccio ai demoni e mai mi sono interfacciato ai demoni minacciandoli con i grandi nomi per apparire ai miei occhi perché non sono più un uomo del Medioevo. Mhm. E questo significa che la mia esigenza innanzitutto non è quella che un demone si manifesti ai miei occhi. Noi abbiamo in quell'epoca delle descrizioni precise dei demoni, sono molto curiose perché sono degli assemblaggi di parti animali. Mhm. Zampe di gallina, coda di lucertola, pelle di rospo, testa d'asino, sono delle parti, con alcuni elementi antropomorfi, naturalmente, però molto spesso delle insigne, degli emblemi presi dal regno animale. Non è un caso, eh? Pensate a quello che abbiamo detto all'inizio sulla derivazione, diciamo, Sì, 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 le sì. forze della natura che rappresentano proprio gli istinti e queste potenze qua. Quindi io ho deciso di non attuare una pratica in cui mi difendessi nel cerchio ed evocassi i demoni nel triangolo, così come è scritto in Goezia. La difesa nel cerchio è sicuramente saggia, ma come archetipo, a prescindere da quello che si sta decidendo di invocare o di evocare. È saggia perché il cerchio rappresenta la differenziazione tra l'interno della psiche e l'esterno, tra il soggetto e il mondo, o il soggetto e l'oggetto, tra il micro e il macrocosmo, quindi mettere un po' di enfasi su questo limite significa ricalcare la dimensione della possibilità di contatto e sconfinamento tra i due mondi.
Però tradizionalmente ci vuole un triangolo, no? Per l'evocazione dei demoni, che imprigioni, incateni il demone stesso. Ecco, io non ho usato questa strategia perché la mia inclinazione era quella di pensare di avere a che fare con delle parti di me, sconosciute, magari represse, a volte rimosse, sicuramente in grado di farmi il culo, però a cui sentivo di dovere un contatto e con cui sentivo di volere un contatto. Ora, prendete queste mie parole come un caso personale. Io non vi sto dando un consiglio di questo genere. Io vi sto dicendo che in quella stagione della mia vita io mi sono sentito di fare così. Perché? Perché sono così. In quel momento, in parte, sì, però a posteriori, cioè oggi ti direi c'è stata anche molta incoscienza da parte mia in quel momento. Quindi um, posso dire che mi sia andata bene, posso dire che nella mia struttura già originaria ci sono delle capacità digestive probabilmente, no? In grado di reggere certe cose. Sicuramente non sarebbe così per chiunque e non è stato così per chiunque. La prima cosa importante da sapere è che questa roba non è innocua. Quando si Ecco. tratta con queste energie noi non abbiamo a che fare con simboli, non stiamo sfogliando un album di immagini, noi abbiamo a che fare con forze. Poi possiamo discutere, come ho cercato di fare, sul fatto che siano solo forze psichiche, forze esterne all'uomo o entrambe le cose, come credo io. E cosa che ci riporta alle teorie junghiane, perché poi un archetipo che si attiva nell'inconscio collettivo ha i suoi corrispettivi negli inconsci personali, quindi certamente il dentro e il fuori è un gioco di specchi. È un gioco di Però specchi. nel dire che non sono innocue, intendo dire che la strategia che usai io all'epoca, che fu quella a un certo punto di cancellare il cerchio, e quindi di interfacciarmi al demone di turno favorendo uno stato di possessione, di invasamento, cosa che magari troviamo più facilmente in culture non europee o molto antiche, dove ti fai abitare temporaneamente dallo spirito che stai evocando. Questo accade per esempio in alcuni luoghi lontani da noi, anche con le anime dei morti. Quindi hai chiuso per quale ragione fondamentalmente? Prima di arrivare a perché ho chiuso, diciamo perché ho aperto. Cioè, perché Sì. io ho iniziato questo lavoro? Io avevo una grossa fascinazione da ragazzo per il mondo a tinte oscure, un metallaro doc, no? Quindi black metal, death metal, la fascinazione per questo mondo. E questo già parla di una parte di me che in quel momento era attiva. Io non temevo certe cose, le romanticizzavo. No? Quindi anche l'estetica dell'oscurità per me diventava un afflato o era vissuto con un afflato romantico, con un afflato di quel tipo di malinconia che sostituisce le paure, oppure la romanticizzazione della rabbia diventa coraggio, quindi c'erano molte componenti adolescenziali che io ho vissuto in questo modo. Ripeto, è la storia di Claudio, questo non è il modo, questo è legato proprio alla struttura della mia personalità, della mia psiche, eccetera. Ho iniziato perché io ho desiderato, non voglio parlare di volontà, voglio parlare di desiderio, di attrazione, di fascinazione. Io ho desiderato un contatto con le potenze oscure da giovane. E entrando a contatto col mondo della demonologia mi sono imbattuto in un libro che all'epoca, per quelli che hanno la mia età, io sono del 77, della città di Torino, Torino città molto molto fertile da questo punto di vista, che tiene piena fama, mantiene piena fama, cioè mantiene piena fede, scusate, alla sua fama. Mi sono imbattuto in un libro di quello che per un certo periodo posso considerare una persona di riferimento, Ottavio Spinelli. Ottavio Spinelli pubblicò, ormai non c'è più, ci ha lasciato alcuni anni fa, pubblicò all'epoca, siamo alla fine degli anni Ottanta, un libro intitolato Le legioni di Shaitan. Le legioni di Shaitan erano un aggiornamento, una rivisitazione del tema dei demoni. In che senso una rivisitazione? I demoni hanno sempre quei nomi, hanno sempre quei sigilli, ma lui quando li ha visti li ha disegnati ed erano disegni completamente diversi da quelli della tradizione medievale, niente più parti animali, niente assemblaggi di parti, diciamo così, tratte dalla natura, era qualcosa di molto più ehm, etereo, elettrico, ricordavano quasi in alcuni casi alcune immagini che potevano apparire negli schermi televisivi allora quando il canale era spento e avevi l'effetto neve, se rimanevi a guardare quella roba emergevano delle forme strane, insomma era veramente aggiornato alla tecnologia del tempo, mi viene da dire. E io nella mia fascinazione, insomma, grazie a Spinelli, sicuramente sono entrato in contatto con la possibilità di dialogare con queste forze, nella romanticizzazione che io attribuivo a queste forze, consentendomi a un certo punto non solo di non usare il triangolo, quindi di farle abitare ai limiti del cerchio, ma a un certo punto di cancellare il cerchio. È rischioso? Sì. Consiglierei a qualcuno di farlo? No. Mi è andata bene? Sì.
che cosa succede? Succede che delle parti profonde della psiche si enfatizzano e possono creare delle variazioni caratteriali. Qualcosa che magari visto da fuori potrebbe essere anche chiamato un disturbo temporaneo della personalità, perché stai enfatizzando degli aspetti che normalmente sono in ombra, che non sono quelli a cui la civiltà ci educa, anzi, che sono quelli che nell'educazione alla nostra civiltà vengono stigmatizzati e quindi volutamente repressi e allontanati. E nel mostrare alcuni di questi aspetti all'interno della tua psiche, quindi non fai del male a nessuno, ovviamente non ti stai comportando in maniera indecente in società, ma nella tua mente, a livello emozionale, di pensieri, di immagini, di desideri, di sogni, cominciano a passare determinati messaggi, determinate immagini che ti fanno capire che, che certi elementi oscuri sono dentro di te, sono già lì, e queste forze te li fanno vedere, quasi come dandoti un messaggio: guarda che tu sei anche questo, non lo sai o non lo sapevi, non lo vuoi o non lo vorresti, ti dispiacerebbe ammetterlo, ma sappi che c'è anche questo dentro di te. Ed è grazie al fatto che sia dentro di te che sei in grado di riconoscerlo fuori nel mondo, quando sei bravo col ditino, no, a puntare contro gli altri, giudicare e trovare sempre il male e la colpa là fuori. E se è possibile farlo là fuori è perché è presente qua dentro. Allora io posso dire di aver fatto un lavoro simile a quello del testamento di Re Salomone, a modo mio, cioè gradualmente di mettere certe potenze, conoscendole, al servizio di un'opera di ordine maggiore. Qual è la trappola in cui sono caduti molti? Molti che come me magari avevano una fascinazione per le forze oscure. Di rimanere lì, nella fascinazione, di non evolvere, di non trattare il demone come una energia o un'intelligenza che va conosciuta, che ti mette a contatto con determinate caratteristiche o qualità, magari l'espansione dell'intuizione, della visione, quindi proprio qualità magiche, e rimanere invece intrappolati in questa fascinazione. Lì secondo me c'è la differenza tra Dante e un dannato. Dante l'inferno, con una valida guida come Virgilio, lo attraversa, quindi lo conosce tutto, ma poi ne esce. Il dannato ci resta. E chi si crogiola nel restarvi, mi spiace dirlo, però è un'opinione, e quindi prendetela solo come l'opinione di uno qualunque. Chi ama restarci difficilmente evolve. È come se restasse due passi indietro rispetto a quella possibilità di mettere le energie al servizio della propria evoluzione, e non una compagnia danzante di un infinito rave estatico da cui non esci più. La discoteca Labirinto dei Subsonica, no? E questo a livello pratico mi ha portato a stare alcuni anni a contatto con queste energie, e poi, per rispondere alla tua domanda, quando ho chiuso, perché ho chiuso e in che modo ho chiuso, io ho poi fatto in modo che queste energie non diventassero la trappola, diciamo così, che catturasse la mia psiche, la mia fascinazione. Sono diventato semplicemente un po' più adulto e ho cominciato a sperimentare altro e a integrare. Per me questa è stata la parola chiave. Questa roba doveva essere messa a contatto col suo corrispettivo opposto. Non perché la luce debba redimere le tenebre, ma perché si devono sposare. Hieros Gamos è il matrimonio, e le nozze alchemiche. Questo è stato un lavoro lunghissimo. Io vi sto parlando di più di 10 anni di operazioni rituali che vanno gradualmente verso l'alto, verso la luce. Un grande contributo è stato quello della luce solare, che mi ha permesso di compensare e di sposare la forza della luce stellare, e quindi quello della notte. E alla fine di questo lavoro io ho scritto 3 libri che chiamo la mia trilogia dell'ombra: Elogio alla notte, che uscì nel 2017, Daimon, che uscì nel 2018, e Scavando nell'ombra, che uscì poi 3 anni fa. Quindi mettendo insieme, o 2 anni fa, comunque mettendo insieme questi 3 lavori, ho chiuso, proprio anche per mettere per scritto poi il sigillo, no, finale, quindi sei uscito, diciamo così, da questa lunga operazione, che non è stata solo concentrata su questi aspetti, naturalmente. È un'operazione che intanto poi mi ha portato a molto altro, e in un continuo dialogo tra tenebre e luce, alto basso, destra sinistra, dentro fuori, ho cercato l'equilibrio, perché poi l'equilibrio è la base di ogni buon progresso spirituale, no? Come è scritto nel Liber Libre: l'equilibrio è la base dell'opera. Se tu stesso non hai solide fondamenta, su che cosa mai poggerai per dirigere le forze della natura? E crearsi quelle fondamenta non è scontato, è un lavoro molto lungo. Allora, io non parlerei mai in termini di giusto e sbagliato, e credo che si sia capito che il mio approccio non è mai questo. Io posso parlare di pericoloso, rischioso, non sbagliato.
Chi decide di assumersi dei rischi o chi se li assume anche inconsapevolmente, credo che in larga misura sia pur sempre, fino all'ultimo, protetto dal rischio di perdere se stesso. Parlavamo di sintomi o di effetti collaterali di queste pratiche, perché c'è sempre una corrispondenza tra l'acquisizione di una qualità o di un potere, magari temporaneamente quello di avere una visione, una capacità di visione, una capacità intuitiva, di comprendere meglio certe cose, e poi un'alterazione. E questa alterazione non è solo interna alla psiche, cioè io posso avere sfiorato i momenti in cui il panico, alcune forme di fobia, anche estreme, estremizzate, dalla claustro all'agorafobia, alcuni momenti di depersonalizzazione, derealizzazione, insomma, cose che stanno quasi o addirittura apertamente in ambito psichiatrico, le sfiori. E magari in altri casi di altre strutture della personalità sfondi quel muro e ti trovi davvero con una manifestazione di quel genere. Ma non solo accadono eventi o episodi che riguardano la coscienza, quindi che riguardano la psiche, c'è una risposta della realtà circostante, e questo sicuramente è un fattore che autorizza a pensare che queste entità esistano sia dentro che fuori di noi, perché quando c'è una realtà intorno a te che comincia a rispondere in maniera insolita, cominciano a capitare cose incredibilmente strane, il comportamento di persone intorno a te e il loro modo di interagire con te cambia repentinamente, magari mettendoti anche in pericolo, accadono degli eventi che uno avrebbe banalmente liquidato come sfortunati, ostacoli, pericoli, problemi, eccetera. Allora tu ti stai interrogando, no? Perché dici, io sto nutrendo la mia psiche, il mio inconscio, o sto sintonizzando l'energia della mia psiche su certe corde, su certe tonalità. Per la legge del così dentro come fuori, che è la stessa del così sopra come sotto, la realtà risponde. Quindi è chiaro che chi rimane intrappolato in queste fascinazioni abbia poi un rischio maggiore. E io ripeto, non dico che sia giusto o sbagliato, io dico che questa roba non è per tutti, di questo sono sicuro. Per quanto questo racconto possa corrispondere o meno a come sono andate davvero le cose nell'esperienza di questa persona, il tema del prezzo o del patto, dal mio punto di vista, non è mai stabilito da una delle due parti in gioco. È come se vi fosse un valore di mercato. A seconda del luogo in cui sei nato e del tempo in cui stai vivendo, alcune cose hanno un valore maggiore di altre. Nella tua esperienza di vita, la tua ricerca ti porta magari a dare un peso specifico maggiore, quindi un valore maggiore a certe qualità piuttosto che altre. È chiaro che se parliamo di energie all'interno di una dinamica complessa di equilibri, quello che tu prendi da qui viene compensato, ma questa è una legge della fisica in un certo senso, no? Quasi come quella dei vasi comunicanti, per cui se io prendo da qui devo togliere da lì. Allora questo può portare al prezzo. Il fatto è che noi, per quello dico, è difficile che il prezzo venga stabilito prima da una delle due sorgenti, perché una delle caratteristiche della magia di questo tipo, cioè della magia da contatto, evocazione, invocazione con entità, è che tu non sai mai da dove, quando e in che modo si manifesta il contrappeso di quello che hai mosso. Quindi parte dell'arte magica consisterebbe anche nel sapere, riuscire a intuire o anticipare dove, quando e in che modo pagherai quel prezzo, ammesso che si possa parlare di prezzo. Conosco un mago nero che era fortissimo, veramente era micidiale questo qua. Ha esagerato, ha sbagliato qualche cosa, si è trovato la vita rovinata. Guarda, le persone si possono trovare la vita rovinata, come sai. Ora non opera più, no, gli hanno proibito di operare. Si può trovare la vita rovinata in molti modi, anche stando molto lontani dalla magia. Sai che io conosco una valanga di persone, e ne avrai conosciute anche tu, pie, religiose, votate al Cristo, votate alla Madonna, che hanno la loro psiche e la loro vita rovinata. Perché? Perché, e questo lo insegna una vecchia legge tantrica, non ci sono veramente energie buone ed energie cattive, ma modi buoni o cattivi di relazionarsi all'energia. Quindi tu puoi trovare anche un effetto di disintegrazione della psiche, di estrema patologizzazione, delirio, schizofrenia o psicosi in ambienti cristiani, in ambienti religiosi, in gruppi di preghiera. Certo. Assolutamente. Quindi noi, le persone come me, devono lottare contro il pregiudizio che sostiene che se hai a che fare con i demoni rischi di più di quanto tu possa avere di rischiare avendo a che fare con gli angeli, perché non è così. Gli angeli sono le milizie, sono l'esercito, ti possono fare un culo che altro che i demoni, quindi bisognerebbe lavorare contro quest'idea che il bene e il male siano veramente così statici, atrofizzati nelle definizioni. Tutto è più sfumato, non è mai
l'energia a fare la differenza, ma è l'impiego, l'uso. Quindi ci sono persone che possono passare la vita a pregare il loro Dio e vedere la loro vita affossarsi e distruggersi, perché non è quello il punto, altrimenti cadremo nella superstizione. Intendo dire che si può sbagliare qualcosa, anche pregando in un certo senso. Perché i demoni si impossessano dei corpi della gente? Per quali ragioni? Dei corpi o delle anime, delle Ecco, coscienze. ecco. Di che cosa si impossessano? Perché lo fanno? Ci sono diverse idee, io vi posso dire ovviamente quella che è la mia opinione, anche sulla scorta della mia esperienza. E anche rispetto al fatto di quello che tu hai detto prima, che i demoni sono al servizio dell'uomo, o dovrebbero? Come mai si Dovrebbero, prendono questa auto... sì. Dovrebbero, non lo sono. È Dovrebbero? l'uomo ha il potere di asservirli tradizionalmente, ma loro non lo sono perché la radice di ogni demonologia è una forma di ribellione all'autorità, come succede quando pensiamo alla vicenda di Lucifero, per esempio. Quindi la ribellione all'autorità fa anche sì che se l'uomo ha un potere di autorità sul demone, il demone si ribellerà, questo di base. Quindi non ha nessun dovere il demone, può solo essere costretto in un certo senso. Ora, tornando al tema della possessione, che tra l'altro è un elemento tradizionale che troviamo anche in Oriente, in Medio Oriente, insomma ovunque vi siano grandi entità divine, vi sono anche grandi risposte demoniache. Potrebbero essere due le risposte. Uno, queste entità, essendo anche presenti nella nostra psiche in maniera inconscia, o nella psiche collettiva in maniera inconscia, potrebbero attivarsi a livello collettivo in una maniera un po' misteriosa. Jung ne ha parlato, no? Quando un archetipo si attiva e una certa comunità viene posseduta da quell'archetipo come fosse un demone, e magari ci sono delle conseguenze. Lui fa l'esempio del nazismo, no? Con l'archetipo di Wotan, di Odino. Ma a livello personale potrebbe essere che la struttura della tua personalità in quel momento, alla luce delle esperienze che stai facendo e hai fatto, dell'educazione che hai ricevuto e delle cose che stai indagando, potrebbe vedere una di queste energie psichiche liberarsi dalla sua temporanea prigionia, prendere il sopravvento. È come un prigioniero che scappa dal carcere. E in quel caso è possibile che si manifesti nella psiche come un'energia che è scappata in un certo senso, cioè senza che tu lo volessi o facessi qualcosa per questo. E questo è un aspetto interessante. Allora noi potremmo anche dire quale demone ha posseduto la coscienza del tizio che ha ucciso quella persona in quel momento in un raptus? Perché usiamo la parola raptus, che vuol dire rapimento. Il rapimento. Esiste un raptus creativo ed esiste un raptus distruttivo. Quando un omicidio non è premeditato, l'azione che conduce magari a quel esito disastroso è un raptus. E allora noi potremmo anche dire in molti casi di cronaca, no? Possiamo dire qual è l'energia demoniaca che è scappata a quella persona? Allora la gelosia è un demone? O è l'effetto psicologico dell'attivarsi di un demone? La possessività? O che ne so, altre cose diciamo che possono portare a certi tipi di disastri. Questo però ha un problema, questa visione sicuramente interessante o suggestiva, ha il problema sempre di relegare i demoni al male. Non è così, leggetevi i poteri dei demoni nella Goezia. Scoprire un tesoro. Tesoro. Quali parti di me preziose mi sono inaccessibili? Un demone mi può aiutare. Parlare lingue sconosciute, cioè avere la capacità di captare determinate informazioni o relazionarsi a certi tipi di mondi. Matematica, astrologia, avere intuizioni, sogni lucidi, visioni, questi sono poteri. Quindi non releghiamo solo il demone al mondo del male, no? L'altra opzione è che la possessione possa essere invece guidata da un intento dei demoni di nutrirsi di qualcosa che al demone serve per evolvere. Perché ci sono molte dottrine che sostengono che sotto Dio vi siano gli angeli, anzi gli arcangeli, poi tutta una serie di potenze, chiamiamoli gli angeli in generale perché non ci complichiamo la vita. Croniche, rubini, Insomma, serafini. Esatto, tutte le... Allora, mettiamo il mondo o i mondi intermedi tra il divino e l'umano. Poi sotto gli angeli vi siano gli uomini, sotto gli uomini vi siano i demoni. In questa logica, alcune dottrine sostengono che l'uomo abbia come sua meta diventare un angelo, come se fosse un cammino evolutivo. Gli angeli hanno come meta diventare Dio. I demoni hanno come meta diventare uomini. Allora, se io tratto questa stratificazione dai demoni fino al divino, come se i piani comunicassero effettivamente così tra di loro nelle possibilità di sconfinamento, allora io posso dire il demone vorrebbe diventare uomo. Allora la possessione può essere questo. Il tentativo di, succhiando quell'energia, di evolvere.
Allora posso anche pensare che nella logica di Crowley, e rimandiamo di nuovo quel video, Santo Angelo Custode, no? Allora possiamo anche pensare che il tentativo dell'essere umano di entrare a contatto, conoscenze e conversazioni col Santo Angelo Custode rappresenti lo step evolutivo della coscienza umana e lo collochi a un livello che non è quello dei secoli e millenni precedenti. Possiamo dire che i demoni siano l'ombra, junghianamente parlando, dell'essere umano? Sì. Allora se io faccio un buon lavoro sui demoni di integrazione, posso dire di aver integrato l'ombra. In parte ho contribuito all'evoluzione dei demoni, ma soprattutto ho contribuito alla mia. Allora posso dire che l'uomo è l'ombra dell'angelo, come se l'uomo stesse all'angelo nella stessa misura in cui il demone sta all'uomo. E l'angelo potrebbe avere interesse a integrarmi in quanto sua ombra e quindi contribuire alla mia evoluzione. Però comunque rispetto a questa scala dobbiamo notare che noi siamo più evoluti dei demoni, che noi siamo in qualche modo più potenti dei demoni, e i demoni dovrebbero essere dominati dal potere dell'uomo, o no? È esattamente quello che abbiamo detto adesso in questa dottrina, no? Cioè in quest'idea. Esatto, Solo certo. che questa dottrina, sebbene sia qualcosa che troviamo, adesso io l'ho un po' banalizzata, la troviamo comunque in molti ambiti culturali, non è l'unica. Insomma, ci sono anche idee diverse che attribuiscono al demone una statura molto elevata. Gli antichi sono i demoni, le origini di alcune forze della natura che includono la violenza, dello scontro tra mondi, dello scontro nel micro, nel macro, la cancellazione, l'inglobamento, la prevaricazione, e magari queste in alcune altre dottrine hanno una statura tale per cui nessun uomo è in grado di né dominarli, né controllarli, né porvi rimedio, sono semplicemente là, dietro le quinte della coscienza collettiva, magari molto lontane nel tempo della storia, eppure ogni tanto potrebbero attivarsi come archetipi e dominare certe porzioni della coscienza e così magari inaugurare alcune grandi tragedie nel teatro della storia, tragedie collettive. Ultima domanda, tu credi che i demoni di ieri sono gli alieni di oggi? Lo reputi possibile? Mi mette molto in difficoltà questa domanda perché da un lato sarei tentato, cioè io non ho una risposta molto chiara a questa domanda, da un lato io sarei tentato a dirti di no per una serie di ragioni che sono anche incluse nel discorso che abbiamo fatto oggi, Sì? proprio perché l'alieno rischia di essere equiparato a un abitante di un altro pianeta e quindi un equivalente dell'essere umano però su un altro mondo e può essere molto più evoluto o molto meno Sì, evoluto perché là fuori sarà pieno di gente, ecco su questo credo che saremmo certo. tutti d'accordo, no? Che Sì, per sì. questioni statistiche là fuori sarà pieno di gente, anche di esseri che abiteranno pianeti magari che hanno avuto una storia di evoluzione di milioni di anni, quindi chissà che tipo di sviluppo di coscienza o tecnologia possono avere. Bene, io su questo non dubito. Se però parlo in questi termini, io preferisco appoggiarmi all'idea junghiana, molto interessante, che sostiene che le visioni angeliche soprattutto, però anche mettiamo demoniache, che fino a 2 o 3 secoli fa erano parte integrante del tessuto sociale collettivo, dei racconti di ogni paesino e di ogni famiglia, siano state sostituite poi nella coscienza contemporanea dalla visione di oggetti volanti tecnologicamente avanzati. Io su questo la penso come Jung, quindi non mi piace pensare che siano semplicemente alla lettera dei dispositivi creati da esseri di altri mondi che li inviano qui come sonde, magari per studiarci, eccetera. È una lettura suggestiva, ma secondo me un po' limitata, un po' banale. Preferisco pensarla un po' come Jung, cioè che sia la materializzazione di un archetipo e quindi che la coscienza collettiva sia in grado di produrre queste visioni che hanno sostituito quelle degli angeli e dei demoni di ieri. Allora in questo senso specifico ti direi sì, le entità viste con gli occhi fino a ieri, no, nei secoli scorsi, oggi sono diventate gli oggetti volanti. Però ripeto, bisogna leggere Jung su questo, perché io la penso come lui, è una visione molto più matura di quella che dice, ah guarda, certi mondi sono abitati da certe entità, queste entità hanno prodotto della tecnologia sufficientemente sviluppata per bypassare i problemi dello spazio-tempo, ci vengono a visitare, possono avere 1000 scopi diversi e lì c'è tutta gente che ha le sue idee. Però queste idee sono una specie di neomitologia, cioè per me valgono un po' come favole per adulti.